Ciao a tutti e benvenuti! Questo video nasce dall'esigenza di dare delle risposte alle domande che quotidianamente ci ponete, ai vostri dubbi e alle vostre curiosità. Da poco abbiamo creato il nostro gruppo Facebook Puro Bio Beauty Place, dove discutiamo di diverse tematiche sul make-up Puro Bio Cosmetics. Vi abbiamo chiesto di scriverci tutte le domande sul nostro fondotinta Sublime e Puro Bio risponde. La domanda più quotata di tutte è stata: ma Puro Bio ha riformulato il fondotinta Sublime? La risposta è no, perché Puro Bio non ha riformulato il fondotinta Sublime. Noterete dei cambiamenti a livello di consistenza e a livello di inci, semplicemente perché l'inci è stato scritto in una maniera internazionalmente riconosciuta e quindi vi sembrerà più lungo del precedente, ma in realtà gli ingredienti sono gli stessi. Mentre per quel che riguarda la consistenza, siccome siamo molto attenti ai vostri feedback e ai vostri punti di vista, abbiamo cercato di migliorarla rendendola leggermente più fluida. E quindi ci avete chiesto: ma le colorazioni sono cambiate? Le colorazioni sono pressoché le stesse, solo su alcune tonalità ci sono delle piccole variazioni per rendere i colori più portabili da parte di tutti. Potrete notare che la colorazione numero 1 è diventata leggermente più neutra, rosata, mentre il numero 3 per esempio è diventata leggermente più calda. Per quel che riguarda il resto delle colorazioni non noterete delle grosse differenze. Un altro tema che ci avete richiesto è di parlare della stesura e dell'applicazione del nostro fondotinta Sublime. Il nostro fondotinta ha una consistenza leggermente densa ed ha anche un'asciugatura rapida, quindi è importante stenderlo e quindi applicarlo nella maniera più veloce possibile. Vi sconsigliamo le mani nell'applicazione, ma sarebbe preferibile applicarlo invece con il pennello numero 3, ad esempio, che è nato appositamente per questo scopo, oppure la blender utilizzata leggermente umida. Infatti questo tipo di applicazione è suggerito per chi ha la pelle secca. Prima però di approfondire la tematica della pelle secca ci tengo a farvi una premessa. Il fondotinta Sublime nasce per delle pelli da normali a grasse. Se invece avete la pelle secca e volete comunque applicare il fondotinta Sublime, lo potete fare, ma dovete avere determinati accorgimenti. Regola numero 1. La vostra pelle dovrà essere profondamente idratata. Regola numero 2. Vi consigliamo di applicare sempre il primer per pelle secca prima. Se questi due suggerimenti non dovessero darvi l'effetto desiderato, vi consigliamo di applicare il fondotinta miscelandolo con una noce di crema idratante oppure con la nostra BB Cream. L'unione di BB Cream e fondotinta potrà esservi inoltre utile se volete agire a livello di colore e quindi andare a modificare il colore finale del vostro fondotinta in base al vostro incarnato. Se invece la vostra pelle è grassa e non volete utilizzare la BB Cream, potrete migliorare il colore del fondotinta grazie all'utilizzo della cipria indissolubile. E quindi andrete ad utilizzare la numero 2 per rendere il vostro incarnato più rosato, la numero 3 per renderlo più giallo e la numero 4 invece per riscaldarlo. Sempre parlando di tipologia di pelle, ci chiedete spesso se questo fondotinta è adatto per chi ha pori dilatati o comunque una pelle con imperfezioni. La risposta è assolutamente sì, infatti questo fondotinta, grazie all'idrolato di salvia e agli altri ingredienti purificanti presenti in formula, permette proprio di purificare la pelle e quindi di ridurre il numero di imperfezioni. Per quel che riguarda i pori dilatati vi darò un piccolo suggerimento che vi permetterà di ridurli. Applicando il nostro primer loose powder come cipria, quindi al termine del make-up, riuscirete a minimizzare i pori e quindi a renderli meno visibili. Un'altra domanda che ci avete posto è se il fondotinta Sublime ha una data di scadenza. La risposta è no, non ha una data di scadenza, però come tutti i prodotti trovate sul retro questo simbolino qui col vasetto, che è il PAO, che vi indica quanti mesi è possibile utilizzare il prodotto dopo l'apertura. Qualora decidiate di utilizzare il fondotinta anche dopo i mesi indicati dal PAO, dovete fare attenzione ad alcune cose. La consistenza del prodotto potrebbe variare, quindi diventare più liquida o più densa. Allo stesso modo anche l'effetto sul viso potrebbe essere differente, perché potreste riscontrare uno sbriciolamento del prodotto. Ultima cosa che ci avete chiesto è quella di comparare le colorazioni del fondotinta Sublime con quelle del nostro nuovo fondotinta compatto. A tal proposito trovate sul nostro blog un articolo dove paragoniamo ogni singolo colore del Compact Foundation a quelli del fondotinta Sublime. Per verificare se il colore scelto è quello che realmente è adatto al vostro incarnato, vi consiglio di andare presso uno dei nostri rivenditori. Vi ricordo che sul nostro sito trovate la lista di tutti i rivenditori fisici e gli shop online. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciateci un like e scriveteci nei commenti quale vorreste fosse il tema del prossimo video Puro Bio risponde. Ciao!